Cari amici di Scuola di Botte, oggi siamo nella ridente Firenze, una cittadina non troppo lontana da Roma, ma neanche troppo vicina. E insieme ai ragazzi del calcio storico che stanno qui con noi, guardate quanti so e quanto so belli, oggi vi vorremmo raccontare qualcosa sul calcio storico. Non nulla di particolare, però magari un accenno, una spiegazione, un po' le loro storie, perché sicuramente è un argomento interessante che poi in futuro potrà essere approfondito, specie poi quando ci saranno le partite di calcio storico. Pertanto, se vi interessa il calcio storico, bene, rimanete e tutto a posto. Se non vi interessa, qui a Firenze hanno un bel cartellone pubblicitario, bello grosso, fate una cosa, venite e ve lo schiaffate tra le chiappe. Per ripartire con l'allenamento, Clear Whey, le proteine più leggeri, più facili da assumere, il gusto eccellente, fresco. Questo è il nuovo shaker di Foodspring che ha la possibilità di avere il blender all'interno che vi permette di sciogliere meglio le proteine che voi inserite e in più i contenitori all'interno, sia per le capsule che per le polveri, avete 4 scomparti differenti e può essere anche espanso. Foodspring è sponsor di Scuola di Botte. Prima persona che ci racconterà qualcosa, partiamo dalla persona con più storia. Ciao a tutti, sono Alessandro Pagliazzi e gioco per il quartiere di San Giovanni, per i Veti. E che vi racconto? Che cos'è il calcio storico? Partiamo dalla cosa più facile. Il calcio storico per un fiorentino è una tradizione da portare avanti, perlomeno per me poi è una cosa che ti identifica e ti fa diventare il vero fiorentino. Giocando al calcio storico fai parte di una rievocazione storica nella quale c'è l'esercito fiorentino che combatte contro gli invasori francesi per respingerli e resiste per un anno cercando di liberare Firenze, cosa che poi non è successa storicamente, però la nostra partita di giugno rievoca quella situazione lì, quell'assedio di Carlo V che cerca di prendere Firenze e l'orgoglio fiorentino gioca una partita in beffa nera. Essere calciante a Firenze è una cosa, perlomeno per me, importante, perché ti ripeto, rendi un qualcosa alla tua città. Che ci semena nella partita. Ci semena forte. Tu hai detto rievocare il momento in cui Firenze combatteva però con lo straniero. In che modo no, rievocate allora, voi? Firenze, Calcianti siete tutti di Firenze. Firenze siamo tutti fiorentini, sì, però noi siamo nel 1500. Firenze ha subito un assedio da parte delle truppe di Carlo V francesi che cercavano di riportare a Firenze i medici esiliati, ok? Firenze in quel tempo lì era una repubblica, quindi libera, è stata una delle prime repubbliche al mondo. E allora cosa succedeva? I medici dovevano rientrare a Firenze, si appoggiarono ai francesi. Cercano di rimettere i medici a Firenze a comandare. Quindi il fiorentino resiste, cerca di combattere il tiranno. Allora te quella partita l'hai giocata tra bianchi e verdi, verde speranza e bianco dello Spirito Santo, per far vedere ai francesi che te non ci avevi paura. Noi eravamo stremati, assediati e distrutti dalla fame, dalla peste. Insomma, a Firenze si stava male. Fa sfilare l'esercito fiorentino in modo che dal piazzale ci vedono e poi si inizia a giocare in Piazza Santa Croce. A difesa di Firenze sempre, quindi guai a chi ci tocca a Firenze. Col calcio storico si divide in 4 quartieri la città. Azzurri di Santa Croce, verdi di San Giovanni, bianchi di Santo Spirito che sono dall'altra parte del fiume, dell'Arno, e rossi di Santa Maria Novella. Queste 4 squadre durante un periodo dell'anno, la seconda settimana di giugno, affrontano un torneo che rievoca l'assedio di Carlo V nel 1530, ok? C'è l'appartenenza a una squadra, come quella di calcio. Allora, tu ce l'hai in base alla nascita del quartiere, perlomeno come lo vedo io. Quando oggi stavamo qui, siamo venuti non sapendo che c'erano sia i verdi che gli azzurri. E io ho pensato, dico, ma scusa, ma se può fare sta cosa, non è che si menano. Infatti pure a me mi è venuto questo dubbio, ho detto ma non è che mo questi litigano, poi sono grossi. Pure a capito? noi ci è venuto questo dubbio. Allora siamo riusciti in un intento non facile, un po' come il tifo calcistico. Succede in campo rimane in campo. Ah, ok, Infatti bella. questo, ma un po' di rivalità cittadina. Tipo, se uno entra in un quartiere e è di un altro quartiere non succede niente. Ti possono guardare male, ma infatti cioè, tutti noi, ognuno sta nel suo quartiere, cioè io un po' di qua, loro non vengono di qua, non è, cioè, è difficile. L'unica cosa che ci può mettere insieme è la discoteca. E le ragazze, tipo tu c'è una ragazza in un quartiere che non è il tuo? Le ragazze meglio quelle dell'altro quartiere, per più soddisfazione. Comunque Ah, Forte, mi ricordi il nome, scusa? Paolo. Tu hai detto nei posti in cui ci raduniamo magari tipo la discoteca. Io sono sempre Bella. a giro, sono di Firenze, ti ho detto vieni a fare
il servizio di calcio storico. Eccoli, sta più calcio storico ecco. così. Guarda. Ecco, io ti ho visto, eri in macchina, ho fatto il giro, sono tornato indietro. Eri tu quello, pensava a Digos. Raduna incontra la discoteca, no? Sì. Che, fino a prova contraria sono uno dei posti pericolosi, perché io pure ci sono andato appena vita. Certo. Uno se beve una cosa, locale notturno, ti incontri magari con quello con cui c'è la rivalità e succede il patatrack. Allora, può succedere, però diciamo non succede mai. Poi ti dico, cioè, almeno per me come per tante persone, vicino alle partite non tu vai a ballare, cerchi sempre di stare, ma non perché insomma fisicamente, è proprio un discorso di stare più nel quartiere, di vedere meno posti affollati dove c'è troppi colori, più nel nostro si sta. Questo per evitare... Per evitare, tanto c'è sguardi, c'è cose, ognuno sta nel suo e fa, poi ci si vede in campo, capito? Cioè, il match è diverso perché comunque ci può essere gente, ne so, te ti affronti uno di Milano, quindi può fare che vuoi. A Firenze alla fine è piccina. Incontri la stessa gente Quindi che poi incontri nella E partita. poi tu li incontri in partita, capito? Però mi sa che è diverso proprio perché comunque se io devo combattere, pure Paolo è un pugile, professionista, quindi lo sa. Cioè se io devo combattere il mio avversario non è che se i giorni prima lo vedo, meglio che lo evito, anzi, invece là è proprio un discorso perché è cittadino, storico. Le cose. Il calcio storico è pieno di voci, oh ma quello ti guarda male, ti può tirare, ti può fare, c'è un monte di minchiate a giro, quindi meno senti e meglio Ho è. notato che poi non è detto che tu faccia botte a calcio storico, nel senso che magari uno te può partire come te può non partire, cioè può rimanere Sì, anche dipende- limitato al gioco fino a un certo Sì, punto. dipende che ruolo fai. Ora io personalmente fa la prima linea, chi fa la prima linea si picchia, non c'è, cioè non è che c'è È sicuro. tante robe. È sicuro ti picchi, se no tu vai indietro. Poi te meni comunque in ogni caso. Sì, poi dietro c'è insomma i rugbisti e poi c'è i portieri. Ma il fatto di fare a pugni, no? Sì. Significa che chi è un calciante, come abbiamo detto ai ragazzi, molti hanno un ruolo diverso, c'è chi fa MMA, c'è chi fa pugilato, ma Sì. c'è anche chi non c'ha a che fare con i sport da combattimento. Allora, prima c'era molti di più che non facevano niente, ora, Ormai- ora invece tutti fanno comunque uno sport, almeno le basi ce l'hanno tutti. Si può fare cazzotti, si può dar calci e si può anche proiettare, giusto? Sì. E la lotta a terra c'è? Lotta a terra la puoi fare, però è inutile perché tanto a terra tutti sfiacchi per niente. Una volta vai in terra sta fermo e aspetti. Una il cosa, cambio. ma i calci si possono tirare. Allora, ancora quello non si è capita sta cosa. Però non è giusto Dalla così. cinta in giù si possono dare i calci. Il brasiliano fece 3 KO rossi in una partita con calci circolari al collo, da lì l'hanno aboliti, diciamo. Eh no, anche perché a lui chi è arrivato a un calcio, manco Faraoni. No, mi hanno squalificato per il 2018 per una pedale di peso. Quindi però i low kick si possono tirare, ma uno che sa devastanti. Sembrava tirasse un calcio alto, invece si stava schivando il colpo, ha doppiato. Ha preso come tipo un mito. Perché io quando vedo, vabbè da di fuori, cioè siamo tutti fighter, quindi dal di fuori i commenti sono sterili. Però guardando mi chiedo sempre, qualcuno che tira magari bene i low kick, cioè, È che lo sa benissimo. Ti fa anche male. No, certo. Perché se tu sbagli la misura e pigli la caviglia, ti esci fuori, sembra un Bigfoot. Quello sempre. Qualcuno qua in mezzo si è menato già in partita. Cioè, tra di No, voi. fatemi sognare, chi dai? Chi? No, io e lui ci siamo tirati. Vi siete menati? Anche Ma bene. menati bene. Cioè, la tirare un bel po'. È andata bene, è andata bene. Allora, come ti chiami? Scusa? Filippo. Vedi Filippetto, sono tutto tranquillo. Mezzo nerd, eh? No, ora no. Sembri. Mezzo olandese, ma mezzo nerd, no. Mica è un'offesa, ne? Ragazzi, non mi fate ripetere questa cosa sempre. Cicalone è il primo che è nerd, però è un nerd che ce l'ha fatta, è vero Simo? Oddio, dipende che se intende che ce l'ha fatta. Ho fatto una bella partita dove mi sono confrontato con un ragazzo, direi, molto più avanti di me in tante cose, sia a livello sportivo che anche a livello di piazza. È stata una bella guerra e direi che insomma mi è andata abbastanza bene, dai. Ma a mani nude non vi fate male? Io quello ve lo dico. Fa male. No, Ma che fa c'è di male alle bendaggio? mani. No, le bendaggini. Bendaggio fino a circa il pollice. Certo come si fa mano, dico, ma non io ho le mani fragili ti rompi a fare tutto. pure lo sport da combattimento, figurati a mani nude. Infatti gli allenatori un vuole, cioè almeno il mio un vuole gioco. Infatti questo mi chiedo, ma scusa, ma se sta a fare il pugile Lo so professionista? più forte di me. Io prima sono andato al calcio storico e poi il pugilato. Ah, ok, allora è Per così. me può Ma essere chi ci vuole. scusate, una domanda, ma vi pagano?
No. No. Sì, no, No. Ciao. Già se ci ripagano infortuni è grassa. no, perché ti fai male alle mani, pi cazzotti, pi e botti, un calcio, una cosa. Passione. L'anno scorso mi sono rotto Orgoglio l'anca. fiorentino tre e mesi. tanta passione. Certo. Almeno io lo faccio col sorriso, mi Tu che sport diverto. di combattimento fai? Io ho fatto 15 anni di kickbox Muay Thai e ora ho fatto lo switch sul pugilato. Beh, un po' di calci sui gambe non gli potete dire, lui fa solo il Io pugile. ero troppo vicino. Era troppo vicino. Stavo vicino. Guarda, te giuro, guarda. Beh, lui c'è stato di che stavo squalificato. Vai. Prendilo, Mattia. Una mischia. Mattia che tira uno che peserà il doppio di lui. Pesa più da una piotta. In una mischia, Rossi, detti sta pedata. Diciamo, presi la rincorsa, l'ho presi. Scusa, perché qua. camminiamo. Mi squalificarono. Mi hanno buttato fuori. Ma per un calcio? Per un calcio. Vabbè, però si possono dare i calci. No, però nel viso no. Ah, nel viso no, perché c'era sto Quindi mi regolamento. buttarono fuori Quanto lì. mi hai detto che c'è questo regolamento nuovo di calcio? Dal 2017. Infatti da poco. Dal 2017. Tu hai inaugurato la prima squalifica. Nel 2018 sì. Possiamo rispondere a una domanda che si chiedono tutti. Le regole del calcio storico. Uno, ci sono, cioè quali sono, lo so che ci sono, e poi ma vengono rispettate? Ho 4 anni di squalifica io. Ma che hai fatto per fare scusa? Se siamo... Un calcio. No, lì ho fatto. Sono rientrato dentro, sono rientrato, non si può rientrare, mi buttano fuori e rimane. Tu devi rimanere fuori, invece sono rientrato e ho tirato, quindi mi hanno buttato fuori, mi hanno dato 8 anni, poi mi hanno ridotto a 5. Beh, ma mo che sei squalificato, quanto ti manca? Tanto, io sono fisso a allenarmi con loro, quello non smetterò mai. Quanti anni c'hai tu? 44. 44 anni. Ma non c'è un limite d'età per il calcio storico? No, È bella sta cosa, non c'è limite d'età, già mi piace, nel senso che Che se uno è a fare bravo, pensiero, se a fare un pensiero, Cicalo? sai benissimo come funziona per allenarsi. A un'età, a 20 anni è un discorso, a 44, 45 più dura. E poi incontri gente di 20 anni, di 30. Tu gli regali un po' d'anni, devi essere più allenato di loro. Certo, però grossi come lui a 20 anni. no, non ma lo dico no, capisci. visto che noi siamo tutti abituati a combattere con le categorie di peso, nel calcio storico che non ci sono è un vantaggio essere grossi però. Quello sì, direi. Sì, quello è vero. Sbaglio, no? Sì, Dico, ne so, poi per quanto può essere cattivo o forte, ti trovi di fronte a uno così dici oh, fammi un attimo ragionare, sbaglio. C'è gente di 100 kg. Di solito chi è in battuta, quelli davanti sono quelli grossi, poi ci sono quelli più laterali, sono magari un pochino più meno pesi. Di solito tu fai 100 kg con 100 kg, poi può capitare, può capitare durante la partita, ma all'inizio che tu fai con uno, poi può capitare che durante la partita tu trovi uno che è più piccolino di te, magari 70 kg, meglio. Capito? Placcare, allora, il placcaggio da dietro si può fare sotto la cintura, non si può placcare all'altezza della schiena. Che c'è il gancio californiano non si può fare. Qual è il gancio californiano? Quello messicano, questo così. Te magari te c'hai la palla, corri, uno ti arriva ti placca con il gancio così, non lo puoi fare, capito? Il discorso è che uno può intraprendere il combattimento soltanto con un altro e non due contro uno. Solo testa a testa, e in terra non puoi fare tutto, cioè una volta uno infila in terra, adesso se no potresti strozzare, arriva lì l'arbitro e ti fa 2 o 3 secondi. C'è un punteggio poi alla fine, no? La palla. Infatti l'obiettivo che forse la maggior parte di quelli che vi vedono non di Firenze, manco lo sanno. No, perché io sapevo che la palla era un pretesto per menasse, così la sapevo io. Chi è che può partecipare al calcio storico? Sono soltanto i nati nella provincia di Firenze oppure residenti da almeno 10 anni, mi pare. Perché invece io sapevo, mi ricordo che per un periodo di tempo, non so per quanto lungo, chiunque poteva assodare altre persone. Per un periodo di tempo si è potuto, giocava gente anche da fuori Firenze e anche da fuori dall'Italia. Insomma, in diverse squadre sono venuti, e poi il comune ultimamente, non so l'anno, ha messo questa regola che per giocare bisogna essere necessariamente fiorentini. Voi che ne pensi di questa cosa? Secondo me personalmente è una cosa giusta. Alla fine, Da come ha raccontato la storia, che è una cosa dell'orgoglio di Firenze, io pure mi trovo d'accordo, perché che ne so, se no inizia a comprare stranieri, Infatti era c'ho un così. brasiliano, c'ho uno di Roma. Allora, se uno viene solo per la partita no, ma se uno da Roma viene tutte le volte a Firenze a allenarsi per tutto l'anno, perché no? Vabbè, Certo, se viene solo per la partita no. acquisito. Però se viene e vive, Tifosi di varie squadre, penso, che vengono tutto l'anno ad allenarsi con noi e vengono da chilometri di distanza, chi da Torino, chi da Roma, chi ancora più lontano. Tipo il nostro Pileggi.
Appunto. Però la condivido questa cosa. In però che squadra stavi? Nei tu? Verdi San Giovanni. E come ci sei capitato? Grazie a Alessandro Pagliazzi che mi ha dato questa opportunità. Non potendo monitorare uno se viene, non è che posso dire, sai, quello viene da Roma 3 volte, Certo. quello viene il giorno prima, non potendo capire. Io quello che sapevo, poi non so se proprio una delle queste due squadre l'ha fatto, non vorrei offendere nessuno, che magari si pagava, non so, il Nerone, magari uno lo pagava, veniva il grosso alto 2 metri. Dai una squadra, comincia una squadra e poi anche le altre squadre poi lo fanno. Perde il valore di tutto quello la parte storica. Però la cosa è se uno di Roma viene fisso a Firenze a allenarsi, non vedo perché non debba giocare. Se vive Firenze. Perciò noi mercenari, ma persone che ci credono. stessi valori. Magari da lì, che ne so, 2 o 3, magari possono giocare in 3. Vai. Per te formaggio? Formaggio vuoi? No. Io Arnold. Io ho preso Arnold doppio. Siamo all'hamburgeria Arnold. Ma ricordo, è vecchia. Calcolando che Enrico Man è morto. Allora, Santa Croce, cioè Qua il gladiatore. Cioè tutti i tatuaggi sono bene o male legati alla città o allo O al sport. pugilato, sì. E al quartiere, qui è Ponte di Mezzo. È il quartiere dove dicevano, dove c'è le case popolari, noi siamo di qua, del Ponte di Mezzo. E tutti senza colore, cioè tutti monocolore l'hai Tutti fatti? monocolori. Poi ora qua c'ho lo scudo dell'esordio della partita. Se la vola posso tirare anche sulle mutande, cioè i pantaloni. Facci vedere, che c'è? Vuole la canzone però. Questo è colorato però. Questo è lo stemma degli azzurri. E questa è la data d'esordio della partita tua. 2015. Chi è che c'ha lo stemma? Grandezza 1-1, grandezza naturale. No, ma mo non sembra grosso perché sta sulla schiena sua, se mi metteva sulla schiena mia piava tutta. Questa è 1-1, grandezza A 1-1. Aspetta, lui c'ha più grosso. Vedi. Ci ha messo pure l'Angioletti sopra, Angelo Diavolo. Cose grosse. No, era il portafoglio dei Faraoni. Faraoni c'ha il portafoglio più grande di tutti qua e anche più pieno. L'uomo dei contanti. Spendiamo 2 parole su questa attività. Noi venendo abbiamo visto Burger King, McDonald's, un'altra zozzeria e abbiamo detto no, andiamo da Arnold, Italian Fast Food che ci fa l'hamburger buono e gratis, no scherzo, perché il vostro è più buono? No, io non dico che è più buono, però c'è la qualità. Noi si piglia l'hamburger dalla macelleria, il pane dal fornaio. Pane dal fornaio, hamburger dalla macelleria. Freschi tutti i giorni. E poi voi siete fratelli. Siamo fratelli, è un'attività di Impresa familiare. Impresa familiare. Vedi? Queste cose vanno premiate, raga. Basta andare ai fast food, scureggioni, che vi mangiate sti hamburger tutti uguali, le patatine fritte con le chiappe. Venite dai ragazzi italiani giovani che ci tengono e sono stati anche premiati qua, raccomandati da Ristorant Guru. Dillo che mi serve una birra, dillo. E mi sono pure bevuto, no, ancora devo bere, sta a metà. C'è la birra, Simone. Cicalone c'è un icnusa. Detto questo, speriamo che non ci facciano pagare. Ragazzi, siamo a Firenze. Cioè, Dello scontro che c'è stato fra di voi, no? campo. Vabbè, raccontateci un attimo. Chi è il primo che è partito? State in guardia, insomma. Si stava in guardia e poi ci siamo messi le mani su e là siamo partiti. Chi è partito prima? Siamo partiti forse insieme. Forse in contemporanea. Però è stato un 20 secondi, 30 secondi buoni di cazzotti. Botte vere. Poi, Vai. dicevo, poi per poi a segno, nel senso, ne vanno 2, 1,5. no, lui deve... No, devo le fare perdere. No, ma 20-30 secondi buoni di botte vere dove poi alla fine si stoppa soltanto quando si arriva in terra. Quando si arriva in terra poi c'è lo stop, insomma ti lecchi un po' le ferite dove poi
quello che succede, ritorni in piedi, riparti da zero. Ma Quindi ci dicevate che gli alfieri però quando state a terra vi fermano, no? Sì, perché noi si poteva anche continuare in terra, perché un po' in terra abbiamo continuato, ma non perché siamo scorretti, perché Per l'enfasi. te tu stai a fare cazzotti, non è che si tocca a terra, no, e dipende sempre da picchiare. infatti. E quindi lì arrivano arbitri, alfieri, Ma ti fermano. c'è una grossa componente emotiva. In che senso? Aspetta. Perché tu dici... Io sono ignorante. No, nel senso che te la senti proprio anche sul personale in un certo punto. Ma con lui o in generale? in generale, però sei coinvolto emotivamente. Voglio tirare io, certo, non voglio mica pigliarli. diciamo che è stato uno scontro dove sicuramente la sua esperienza della piazza ha dato ragione a lui. Lui esordiva, era la sua prima partita, lui un uomo d'esperienza. Ragazzi Io ho d'esperienza. fatto un esordio da Pischello. Lui ha 18 anni. incontrato un uomo d'esperienza della piazza. Diciamo che ho avuto il cuore di affrontarlo. E quanti pure. anni c'hai? 29 fatti l'altro giorno. Ecco, sapevo io. Va bene, quindi comunque sportivamente parlando tu, prossima volta vi incontrerete, ovviamente vorrei sdraiarlo. Allora, non ho il mirino su di lui, ma sicuramente se me lo trovo davanti cercherò di dare battaglia come ho fatto a settembre. Certo. Poi penso pure che se tu scansi uno, scansi l'altro, inizia a girare a voce perché sei codardo. E ti vengano a cercare, perché sanno che sei un piscialletto. Mamma mia, ma io penso non c'è. Però capita, a volte Ci tu stanno? vedi quelli che vengono e stanno tutti indietro e poi casomai si buttano. I peggio sono quelli che si buttano in terra. Che non vogliono lo scontro. Lì tu dici, ma che fai? Ah, lo possono pure Io fare. tante volte mi ritrovo a volte sei così, ti vuoi scozzare e poi fanno una finta e ti pigliano e ti buttano in terra. E là dici, ma che uomo sei? Capito? Cioè, confronto è bello. ormai se ti metti fallo, capito? Il confronto è Senti, bello. loro c'ho troppo voglia. Ecco, con noi No, non è saltato, proprio. Cioè, è capace che mi sdraio, sicuramente. È il fatto però che è un'adrenalina diversa, capito? Sono emozioni indescrivibili. Per l'ansia, tanta gente comunque è stata male, perfetto. è Voi rimasta che siete- mobilizzata, proprio mobilizzata e portata via. Perché Voi che siete anche fighter, no? Tu che sei un pugile professionista. sono due ansie, anche a me lo dicono. Spiegami, questa è una cosa che mi manda. Allora, quella del pugilato c'è una cosa, però già non so come mai, già sai comunque vai a combattere, Quello che ti sai succede. che più di lì non va, cioè al massimo tu pigli una botta e tu ti puoi spengere, però comunque lo sai. Là invece c'è entro le tue gambe, ma non sai se esce le tue gambe davvero. Lì non si scherza, c'è tanta gente che viene portata via brutta, cioè rimaste proprio paralizzato, gli occhi ribaltati. Gente con le gambe rotte, gente con braccia rotte, gente con denti rotti, persone a cui gli è rimasto l'occhio addirittura in mano. Insomma, è uno sport crudele, cruento. Con l'occhio in mano, ma poi hanno rimesso sotto. Sì, l'hanno operato per non so quante ore e ora ci vede. Anche meno agli male. occhi. Insomma, un sacco di scorrettezze dell'epoca o situazioni Infatti, che hanno portato poi a avere delle rivalità anche fuori dal campo. per oh, non dei e discorsi. qua volevo arrivare. A proposito di scorrettezze, perché ok, qua mi sembra uno scenario un sacco sportivo, però anche a Roma sono arrivate delle voci, no? Che Karim è scorretto. No. Che però in passato ci sono state L'ha rivalità. preso per braccia, ha tirato. No, rivalità, situazioni di non proprio sportività, che punte fuori, cioè punte appuntamenti fuori, rivalità. Rivalità, allora, come diceva prima il Pagliazzi, all'inizio era più peggio. Ora c'è ancora la testa calda che non ci pensa magari al futuro, però io sono uno per bene, diciamo. Cioè lì c'entra anche lo Stato, la polizia, eccetera. Lì un conto lì dentro, fuori c'hai, diciamo, spese. Quindi però avvocati. sono senza farmi incentare, sono capitate risse anche esterne al campo di gioco. Sì. E quindi periodi in cui magari si respirava forse pure più tensione fra i Il voi. peggio per stare fuori è il periodo di maggio, inizio di giugno. Cioè a maggio deve stare a casa. A maggio in non so come mai siamo tutti elettrizzati, c'ha tutti i peli così, sai? infatti- ma infatti devi siamo- stare lontano, sennò tu ammazzi qualcuno, quindi stai nel tuo. Quel periodo lì si esce ognuno nel suo C'è una quartiere. paura, comunque a parte gli scherzi c'è. Ognuno nel suo C'è quartiere, una paura. ognuno sta con il suo colore, ognuno sta con i suoi fratelli, perché noi siamo fratelli, ognuno si esce tra di noi e non si supera, diciamo, la zona nostra, Come gruppo si noi sta dall'altra parte. Non si va né a ballare né in centro, né a cena si va, ognuno qualche volta a casa mia, qualche volta a casa sua, però si sta nel nostro quartiere. Cioè, come ha detto lui, si autoghettizzano C'è praticamente. l'adrenalina, a parte
anche agli E allenamenti. dimmi una cosa, questo autoghettizzazione, no? Ce l'avete poi tra di voi, ma nei confronti degli altri partecipanti o anche proprio della gente? Come, Non ho mai capito. come ti dicono a te in match? Sei pronto? Sei carico? Sei in forma? Come ti dicono? Sempre uguale. Tutte le persone ti dicono sempre le solite cose. Uguale fuori, sei carico, sei pronto, c'è da spengere quello, c'è da fare quella, non vuoi sentire nessuno. Ok. Capite? Un po' ti frutta la testa a sentire sempre le solite domande. Sei carico, sei in forma, sei pronto. Da Pischello ero tifoso degli azzurri e pensate, guardavo anche lui giocare. La prima volta andavo lui in campo e io lo guardavo giocare e mi sono buttato su questo affare e sta passione, amore, vita. Cioè, Infatti per me è tutto. Mi hai fatto venire un'altra domanda, ma se uno si vuole affiliare, tra virgolette, come deve fare? Cioè se io so di Firenze, so del quartiere e voglio iniziare a giocare, che faccio? Nella nostra sede, vieni là, casomai ti porti la borsetta e ti cominci ad allenare con i ragazzi. Poi da lì si vede insomma se tu hai le palle di stare Che lì. fate? Lo testate un po'? Allora, all'inizio, Tu lo vedi da te, tu vedi se sei fatto per quella pasta, se non sei fatto. Tanti sono venuti, hai visto, a mano aperta, pigliano due schiaffi e vanno via. Tanti non... Il talento si vede subito, Io la prima farò- pizza. Qua da Firenze vi abbiamo un po' raccontato del calcio storico. Se volete un approfondimento, se volete che veniamo a fare gli allenamenti, se venite che veniamo a vedere le partite e tutto quanto, scrivete nei commenti calcio storico. Mi raccomando, scrivetelo perché è la cosa più importante. Se non vi interessa, come al solito, già avevo detto che dovete fare. Però potrei anche ridirvi perché qui sotto c'è il fiume Arno, così invece sciacquettate le chiappe. Adesso ci vediamo al prossimo video con tutti questi bravi ragazzi che ringraziamo e salutiamo. Grandi, ragazzi.